Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati in questo mercoledì 22 ottobre del 2025. Buona giornata a tutti, saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto a chi ci supporta quotidianamente con i like, quindi mi piace, i commenti, le iscrizioni, gli abbonamenti e banalmente anche a chi ci guarda, quindi grazie ragazzi. Allora, prima di tutto dobbiamo fare un paio di precisazioni per quanto riguarda un argomento che abbiamo toccato durante la sosta nazionale, che ha fatto anche discutere, perché ha fatto discutere chi magari lo ha commentato essendone protagonista, ovvero la possibile, perché ancora non è definitivamente certa, la possibile partita di Serie A aperte tra Milan e Como a febbraio, con la UEFA che insomma chiudendo un occhio ha dato l'ok e si aspetta il passaggio definitivo. C'era una sorta di diciamo così, partita gemella, non per le stesse motivazioni per cui Milan-Como non possono giocare a San Siro, che è la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali, ma comunque insomma c'era una partita di Liga che la Liga e le società avevano cercato di calendarizzare e di far giocare a Miami tra Barcellona e Villarreal, in realtà era Villarreal-Barcellona. Morale, cosa è successo? Che i giocatori, così come avevamo detto un paio di settimane fa, vi ricordate che avevano già fatto esposto a sindacato, i capitani erano contrari, i capitani delle squadre, eccetera, hanno protestato platealmente durante le ultime partite di Liga, anche se la Liga stessa ha cercato di farla passare come una protesta a favore della pace. Cioè, nel 2025 cercare di far passare una cosa per un'altra, quando semplicemente un giocatore, finita la partita, esce e ti dice cosa ha fatto, io non so dove vabbè, si pensa di essere. Morale, la protesta ha fatto sì che la Liga decidesse di non farla giocare. Ora, visto che anche noi qualche voce contraria alla partita ce l'abbiamo, sia ambiente esterno che ambiente interno, se magari invece di fare le solite dichiarazioni in mezzo stampa e poi, vabbè, spallucce, come ci capita, magari si facesse una roba un pochino più ordinata, sta robaccia di andare a giocare in Australia una partita di campionato tra una e l'altra, in mezzo alla in una settimana dove tra l'altro forse c'è pure la Coppa Italia, ecco, magari fare qualche gesto un pochino più concreto che non 2 parole mezzo stampa sarebbe stata cosa più buona e giusta anche per il futuro, magari da segnarsi questa cosa. Vabbè, Simo, c'è anche da dire una cosa, cioè che la Liga aveva, non dico ufficializzato la partita a Miami, ma quasi, no? Quindi era già arrivata la decisione di giocare la partita a Miami e tra l'altro le proteste vere di tifoserie, dei giocatori e via dicendo sono arrivate dopo l'ufficialità, no? Di questa partita a Miami che poi non è che hanno fatto niente di che, cioè si sono rifiutati di giocare o cosa, semplicemente nelle partite dell'ultimo turno di Liga molti giocatori sono stati fermi per un periodo della partita, chi più, chi meno, ma sono proprio stati fermi, non hanno giocato, ok? Facendo passare comunque il tempo con l'arbitro che era lì un po' imbarazzato, tra l'imbarazzato a volte e invece il d'accordo in altre e quindi è stata questa di base la protesta dei giocatori. Questa protesta, come dicevi tu, ha portato all'annullamento della partita a Miami. Quindi la Liga ha detto no, ha detto ok, abbiamo capito e ha annullato la partita a Miami. Ora, io non so se dovremmo aspettare anche noi la vera e propria ufficialità prima di vedere magari qualche movimento in più da parte dei giocatori. Quello che si può dire però è che, come abbiamo detto, le proteste dei giocatori hanno funzionato, hanno fatto rumore, perché non era il tifoso abbonato a lamentarsi, non era nemmeno la curva di una squadra piuttosto che dell'altra, la tifoseria di una squadra piuttosto che dell'altra a lamentarsi, ma erano tutti i giocatori e aggiungo tutti l'uno con l'altro, anche di altre squadre, cioè un giocatore del Real Madrid, un giocatore dell'Atletico, no?
che il Barcellona magari si faccia il viaggio a Miami, fa anche comodo, dici magari perdono dei punti, magari perdono dei giocatori, potrebbe anche far comodo, no? Dal punto di vista proprio dei risultati. E invece i giocatori erano tutti più o meno dalla stessa parte, anche questo è stato bello in questa cosa. Beh, sapevano che si sarebbe sdoganata un Esatto. qualcosa che ora è a te, domani è a me. Esattamente, quindi è stato bello anche per questo, ripeto, magari in Italia per la questione di Perth dovremmo aspettare l'ufficialità vera e propria per vedere qualcosa in più da parte dei giocatori, però c'è un precedente, ecco, di come provare a fare qualcosa almeno. Mm. Ma guarda, l'invito è cercare, tra virgolette, un po' di elevarsi nel ragionamento, perché se veramente ci fermiamo a, ah sì, sono giovani, strapagati, stiano zitti, lavorano, sono dei privilegiati, eccetera, ma non è quello il discorso. Il discorso è un pochino più ampio. Questa, come quella della Liga, come quella della Serie A, è una mera operazione economica, punto, che non porta nessun tipo di vantaggio al movimento. Andare a giocare a Perth, dove peraltro ci sono i tifosi del Milan australiani, fine. Ai tifosi, alla popolazione australiana del fatto che c'è il Milan interessa niente o quasi, anche perché non è nemmeno lo sport nazionale, ma va bene. È semplicemente un prendere qualche buon soldo piovuto quasi dal cielo, nel senso ho un problema, non ho lo stadio, mi ricavo dei soldi extra, qualcosina tra l'altro, neanche 2 spicci, neanche una cifra stratosferica, ma neanche poco, e mi porta a casa i soldi. Ogni tanto basterebbe anche essere semplicemente onesti e non travestirla come un'incredibile opportunità per il movimento, per evolversi, migliorare, non star fermi ed essere poi andare in competizione con la Premier, eccetera. Ogni tanto un pochino più di onestà intellettuale. Sono soldi belli, che piacciono credo a tutti. Fine. Il problema è che lo si sta facendo in una maniera completamente sbagliata, perché va a danno dello sport. Perché il Milan, che va a Perth, prima gioca, dopo non va in vacanza, gioca a Pisa, qualche giorno dopo. Eh, Simo, è una io situazione mi sto così. giocando il campionato, non so se si è capito, ci stiamo giocando il campionato, No, no, ma infatti, forse. Mm. ma infatti è questo il punto, cioè la mia speranza è che davvero questa protesta nella Liga crei un precedente di modalità e di modus operandi di protesta funzionale, ecco, da parte dei giocatori, che poi alla fine dei conti, cioè non ci vado io, non ci vai tu, non ci va il 95% degli abbonati di San Siro a Perth, chi va Il a Perth 99. sono i giocatori, anche Mm. 99, sono i giocatori che vanno a Perth, sono i giocatori che si fanno 40 ore di aereo, cambiano clima, giocano, tornano indietro, di Milan e Como. Ecco, la curva del Como è stata molto esplicita nel weekend sotto questo punto di vista, forse anche un pochino troppo, non lo so, però comunque di base, ripeto, la speranza è che questa cosa accaduta in Spagna faccia sì che anche in Italia possano esserci delle proteste, dei modi di opporsi, ecco, a questa decisione. Poi alla fine deciderà la Lega, alla fine dei conti. La Liga ha avuto comprensione dei giocatori, ha avuto comprensione della situazione al netto di una decisione appunto che aveva preso in precedenza. Vedremo se al netto di, e me li aspetto, moti da parte dei giocatori, anche la Lega Serie A avrà comprensione, oppure avrà senza compro, avrà solo pensione, cioè soldi che arrivano da questa partita. Io, tra virgolette, l'invito è o fai o stai zitto. Perché la via di mezzo, cioè borbottare una mezza frase a mezzo stampa, cosa porta? Semplicemente polemica. E alla fine dei fatti non cambia niente, né in un verso né nell'altro. Allora tanto vale, o stai zitto, tra virgolette, giochi, come è invitato a fare De Siervo, oppure fai qualcosa di concreto, inizia a mettere i pugni sul tavolo. Anche perché sembra una cosa completamente distante, ma è a febbraio,
in piena lotta di campionato, e mi dispiace vedere qualcuno che ancora una volta mette davanti altro rispetto al calcio, il bene di tutti quanti, e in questo caso parlo pure dei tifosi, al tifoso che il Milan ne guadagni 6 milioni, 7 o quello che sarà, ma cosa caspita ve ne interessa su un bilancio da quasi 450 di utili o quello che è? Cosa vi interessa? Mi dovrebbe interessare che la tua società fa qualsiasi cosa, qualsiasi, perché a maggio tiri su lo scudetto, e che non vada per niente al mondo a inficiare le prestazioni sportive dei propri giocatori in modo tale che o porti il risultato o porti i soldi. Cioè, ragazzi, il bene di tutti dovrebbe essere maggio, la vittoria, non beh, bello, andiamo a giocare, wow, eccetera. Io sono focalizzato a maggio, onestamente, del fatto che si vada a giocare aperta e che si guadagnino 6 milioni per il Milan. Ecco, sì, ma Vabbè. a proposito di maggio, visto che insomma abbiamo capito che sarà una bella sfida, cioè per ora al 22 ottobre, diciamo che sarà una bella sfida perché sono tante le squadre molto vicine davanti. Cosa ti ha raccontato questa giornata, questa terza giornata di Champions League di Inter e Napoli? Che in teoria, se vogliamo anche qui fare un discorso molto da bar, che il Napoli conferma un po' il trend di Antonio Conte, che quando ha un impegno è infallibile, quando inizia a averne un paio importanti lascia giù qualcosa, sia in campionato che nelle coppe. E dall'altro canto c'è una squadra che invece il doppio impegno lo fa da anni e non è cambiata, e meno la cambiano più funziona, cioè l'Inter, che è ancora forse quella che sul lungo periodo può dar più fastidio. Sì, a me la cosa che, diciamo, tralasciando un secondo il Napoli, che poi capiremo se addirittura uscirà già il girone, non glielo auguro onestamente, sarebbe meglio anche per noi che andassero avanti, o se appunto andranno avanti. Tralasciamo un secondo il Napoli, che è sempre da tenere d'occhio. Il punto dell'Inter è che ha avuto, diciamo, forse già il periodo di crisi, io non so se ne avranno altri, però quelle due sconfitte di fila tra Udinese e Juventus sembravano non potessero portare a un momento un po' più lungo Mm. di flessione, e invece sono ripartite alla grande e hanno risolto dal punto di vista della rosa il vero grande problema dell'anno scorso e degli anni scorsi, cioè che se non c'era Lautaro Thuram di base non accadeva niente davanti. Adesso hanno Bonni, hanno Esposito, che sono due giocatori diversi da Correa, Taremi e Arnautovic dal punto di vista della spendibilità. Quindi bisogna stare attenti, ecco, perché sono rodati, lo sappiamo, sono forti e bisogna giocarsela con loro, secondo me, alla fine della fiera. Harry, siamo arrivati in chiusura, noi ci ritroviamo tra poco in realtà per Lunch Talk, inizieremo a parlare di qualcosa di interessante, insomma, lo scoprirete strada facendo durante le trasmissioni, quindi grazie e a presto. A dopo.